Bentornati sul canale per l'ultimo episodio della serie indonesiana. Dopo essere stato sul Monte Bromo mi sono diretto verso il vulcano Ijen, conosciuto per la cosiddetta lava blu, che non è altro se non fuoco sulfureo, e in generale il lago acido all'interno del cratere. Dopo più di 20 giorni in giro per l'Indonesia sono quindi arrivato in un altro punto importantissimo su cui vi darò consigli e informazioni, senza tralasciare gli aspetti critici come overtourism e minatori sfruttati. Quindi mettetevi comodi e godetevi questo nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le mie prossime avventure. Infatti, dopo questa tappa andrò in uno dei paesi meno visitati al mondo. Carissimi, buon pomeriggio, sono arrivato al mio ostello a Banyuwangi dopo un bellissimo tragitto in treno da Probolinggo, veramente molto bello, con un sacco di risaie, tantissimo verde, lavoratori, cittadine tipiche. Sicuramente è una zona che voglio esplorare con più calma in futuro. Comunque appunto sono arrivato, adesso sto già facendo lo zaino per l'avventura di questa sera, cioè il vulcano Ijen. Questo invece il mio appartamento barra stanza. Come spesso capita non c'è il lavandino in bagno, non chiedetemi come mai. Comunque, siccome partirò alle 23:30, sono le 17, adesso preparo lo zaino, vado a fare provviste, quindi acqua e qualche snack, vado a cenare molto presto e poi spero di riuscire a dormire almeno 3 ore, visto che anche ieri notte ho dormito pochissimo, visto che sono stato sul Bromo. Ok, spesa fatta e adesso sto andando a mangiare qualcosina. Guardate tutte le bandiere per l'anniversario dell'indipendenza, 80° anniversario dell'indipendenza. Ho trovato questo posto molto carino che sembra abbastanza safe. Ho preso dei noodles con non so cosa siano, con una bottiglietta d'acqua, totale 1,30 €. Io non ho parole. Quindi la sera stessa partenza alle 23 con il tour organizzato dall'ostello per 350.000 rupie più 35.000 rupie di visita medica, che anche se è una formalità è obbligatoria. E poi niente, si inizia a camminare con il buio. Per fortuna vengono forniti frontalino e maschera, utile una volta arrivati sul cratere per ripararsi dai fumi. In tutto la camminata è di circa 4,5 km con un dislivello di 500 metri circa, quindi ci sono alcuni pezzi che sono molto in salita. Si può fare anche in autonomia, ma dovreste arrangiarvi con visita medica, frontalino, maschera e trasporti, quindi non si risparmia praticamente nulla. Per fortuna il nostro gruppetto era abbastanza rapido e in un'ora abbiamo percorso i primi 4,5 km. Sono le 3:05 e dovremmo essere quasi arrivati, perché qua siamo sulla parte piana, non si vede niente, però siamo sulla parte piana e dovrebbero essere gli ultimi 700 metri. Questo è il materiale che viene raccolto dai minatori, che ho letto che sono super sfruttati. La parte più, non tanto difficile, ma fastidiosa, è la discesa nel cratere. Qui la strada si fa molto stretta e con così tanta gente diventa complicato e pericoloso. Per evitare la marmaglia di gente, ovviamente è consigliato arrivare molto presto. Comunque, eccomi arrivato alla lava blu, che in realtà è fuoco sulfureo, che potrebbe ricordare la lava. Bellissimo, ma c'è troppa gente, anche perché il posto è pericoloso. Gli occhi bruciano e la gola anche, segno che le maschere non è che servano molto. Tutto questo fa sì che la visita a queste fiamme blu duri pochi secondi, a seconda della vostra sopportazione. Comunque nel prezzo è compresa anche una guida che ci ha accompagnati e ha fatto qualche foto.
Wow, this so pretty, bro. Yeah, don't panic, bro. Okay, don't panic, yeah. Okay, open your eyes again. Okay, open your eyes. Open your eyes, yeah. Close your eyes. Wait. Okay, look here. Hello, yeah, potato. Hello, my friend. Yeah. Pokémon friend. Che casino, ragazzi. Tantissima gente e in teoria hanno detto oggi che non ce n'è così tanta. Comunque, oltre alla gente, il problema è che c'è tanta gente che non riesce a camminare. Cioè, si fanno portare su col trasportino e una volta qua, ovviamente al cratere, alle fiamme, non puoi scendere col trasportino, quindi vieni portato quasi in braccio praticamente. Essendo la strada molto stretta, c'è tanta gente che blocca tutto praticamente. Posso solo immaginare cosa provino i minatori a dover andare avanti e indietro con questo fiume di gente che è in mezzo. Piano piano iniziano le prime luci dell'alba e io mi sono spostato verso la vista sul cratere, con l'obiettivo di vedere il lago all'interno del vulcano. E vabbè, a dir poco bellissimo. Là in fondo c'è Bali e da questa c'è il cratere. Poi qui si vedono bene i minatori, fanno su e giù circa 4 volte al giorno con 70-90 kg alla volta per la paga di 1000 rupie al chilo, quindi tra i 3,60 € e i 4,70 € a viaggio, per un lavoro pericolosissimo, senza maschere e pesantissimo. E poi si vedono anche i trasportatori che fanno su e giù portando persone e si fanno chiamare Lamborghini, o meglio Lamborghini o Ferrari. Quindi, insomma, non solo bellezza, ma anche delle parti molto crude. Il posto è molto bello anche al di là del vulcano, con paesaggi bellissimi. Siamo arrivati alla fine di questo video e alla fine della serie sull'Indonesia. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento a prestissimo da uno degli stati meno visitati al mondo.